Il buio della coscienza umana è il silenzio di Dio. Come può parlare Dio a chi ha nascosto la propria coscienza, ovvero l'ha sotterrata sotto cumuli di macerie e spazzatura? Senza la parola che viene dalla coscienza, l'uomo vivrà solo di sofferenza e patimento. Se Dio è la sola realtà, allora quando viviamo senza Dio è come vivere in una non realtà. Per il Buddha il dolore non è un aspetto della realtà assoluta, ma è inerente alla realtà relativa creata e vissuta dalla mente duale. Il dolore psicologico nasce prevalentemente da desideri, aspettative, un voler essere sempre diversi e migliori, nella spasmodica ricerca di raggiungere un risultato appagante per il falso ego, tralasciando invece l'aspetto reale che siamo. Il Buddha vede che l'uscita dalla sofferenza è la distruzione della personalità o falso ego che con ogni mezzo vuole affermarsi per sentirsi esistere ed è la causa del distacco che si ha dalla pura coscienza. Nella via di mezzo che propone il Buddha, quale via d'uscita per ricostituirci con la nostra vera essenza reale, troviamo che il nostro agire deve rimanere distaccato da ogni interferenza, emozione interna o esterna che sia, nella condizione di dare una risposta esente da soggettività. Infatti, discutere del trascendente con una mente duale non ha proprio alcun senso perché sono solo elucubrazioni mentali che non rispondono alla vera realtà. La via di mezzo che propone il Buddha è quel sentiero che afferma che è sbagliato sia pensare che Dio esista come che Dio non esista. Ciò che ci pone in contatto con il trascendente è la pura coscienza, unico elemento di unione tra noi e la coscienza-mente. Solamente quando la coscienza sarà riuscita a trascendere la mente duale, il dolore psicologico scompare e quello fisico si attenua a semplice esperienza che non tocca la nostra vera essenza, che ora invece partecipa come soggetto anche se illusorio. Questo trascendere la mente ci apre all'esperienza del trascendente che i buddisti lo identificano come nirvana o vuoto nulla, che è il fine appunto e lo scopo del buddismo. Ma dove in quel vuoto nulla vi è presente sempre uno stato di pura coscienza. Quindi dolore è sinonimo quanto effetto dell'ignoranza, ovvero della mancanza della luce della coscienza. Nirvana è l'estinzione dell'esistenza considerata come negativa e contingente, pregna di dolore, quindi la fine di tutto ciò che è mortale o di ciò che può ancora nascere nell'effimero e mutevole. In altri termini, Buddha ci fa capire che il dolore è solo conseguenza della zavorra che ci portiamo appresso vita dopo vita, un condizionamento dietro l'altro, acquisiti con l'idea della felicità, una forza centrifuga che ci spinge sempre più lontano dal nostro centro, che è la pura coscienza. Così, se vogliamo trovare la nostra vera natura, dobbiamo ripercorrere a ritroso il fluire del samsara karmico che abbiamo costruito. Per il Buddha quindi l'eliminazione del dolore è possibile solo a condizione che si acquisisca quella conoscenza che verte sulla presa d'atto che il dolore, come l'ignoranza, è un derivato e prodotto dal falso ego e come tale è impermanente, inconsistente e irreale. Non è possibile eliminare il falso ego apprendendo nozioni e conoscenze varie che si vanno accumulando nella mente. Solo se si entrerà all'interno di noi stessi e si guarderà i nostri demoni che abbiamo creato con la luce della coscienza, potranno essere trasformati in energia positiva. Bisogna poter disfare il molteplice e raggiungere l'unitaria sorgente originaria, qual è il Io Sono, da cui sorge ogni cosa originata e in assenza,
da cui ogni cosa è originata ed in essa riconoscersi come pura coscienza. Dunque, non bisogna guardare solo fuori per poi soffrire dentro. Bisogna guardare dentro per poi vedere la sofferenza fuori come realmente non appartenente a noi, ma è solo un sottoprodotto della nostra ignoranza. Il nirvana per il Buddha è la condizione di riconoscere che la vera realtà non ha niente di più di quello che la stessa mente riconosce nel suo stato naturale. Direbbe anche il Buddha che il nirvana è uguale al samsara e samsara è uguale al nirvana. C'è nirvana in una mente pensante che ha perduto ogni forma di avversione e di attaccamento. Ma c'è nirvana anche dove la nozione di verità è considerata con indifferenza per la confusione che lo stesso termine può ingenerare in quanto pensiero. C'è infine nirvana in quella mente che ha asceso, uno dopo l'altro, gli stadi che la portano allo stato di Tathagata, cioè quello andato oltre. Ovvero, quindi, oltre la mente, vi è una mente silente e libera, vi è pace, serenità, beatitudine, quale una mente unitaria può offrire. L'idea fondamentale della dottrina dei 12 anelli dell'origine interdipendenti insegnata dal Buddha, da questo sorge quello, quale legge fondamentale che regola il divenire sansarico dell'uomo, può essere brevemente riassunta in questi termini. Tutte le condizioni umane sono impermanenti. Tutto ciò che è impermanente, anicca, è impregnato di sofferenza, dukkha. Tutto ciò che è sofferenza e dolore non ha consistenza reale, anattama, non ha un soggetto reale, quindi. E tutto ciò che non ha consistenza è vuoto, sunya. In una frase potremmo dire: tutto ciò che è soggetto a nascita è anche destinato a dissolversi, perciò non è reale. Se invece consideriamo come realtà l'impermanenza, il divenire, allora vediamo le cose in modo dualistico, separate, che esistono soggetti agenti che non hanno fra di loro un legame di causa ed effetto. Ma se invece di vedere così vediamo un tutto unitario, in cui non vi è alcun vero reale soggetto agente, allora non vi sarebbe più una vera nascita e una vera morte, ma solo un continuo, persistente, apparente cambiamento del tutto. Cambiamento della grande unità che è la mente-coscienza. L'impermanenza scompare per lasciar posto alla grande permanenza, dove il tempo apparente è l'eternità. Volendo sintetizzare la visione unitaria e intuitiva dell'illuminato, si può dire che la realtà è unica, ma può essere vista da 3 livelli, ciascuno con un grado diverso di verità. Il primo, la realtà è vista come un complesso di sostanze fra loro separate e con una gerarchia interna che può culminare nell'accettazione di un essere superiore o Dio. Seconda, la realtà è vista come un carattere contingente, costantemente mutevole, in continuo divenire, e ciò provoca nell'essere umano caducità e frustrazione, non riuscendo a trovare quello che segretamente va cercando, un sostrato permanente. Perciò cade facilmente preda del nichilismo e dell'agnosticismo. Terzo, il Buddha indica la via di mezzo, la condizione che evita gli estremi dell'essere e del non essere. Tutto è unicità e tutto è molteplicità nello stesso tempo. 2 estremi che devono essere evitati, né monismo né dualismo. A conclusione aggiungo qualche nota storica. Ciò che conta non sono tanto le cose che si riscontrano nel mondo, quanto l'uomo stesso, il suo essere. Così è stato detto per un certo periodo nella storia umana della Grecia antica. L'essenziale non è tanto il sacrificio esteriore o il rito manifestato, quanto l'intenzione e l'interiorizzazione che l'uomo può raggiungere. Così insegnavano le Upanishad vediche dell'India.
L'essenziale è la coscienza dell'armonia dell'uomo nel tutto, così è insegnato nella Cina antica. Ciò che è fondamentale è la salvezza personale e cosciente, così era predicato da Zarathustra. Yahweh non salva e non ascolta se il nostro cuore è impuro, gridavano i profeti di Israele. Concludo quindi dicendo: ognuno di noi potrà cogliere quel flebile richiamo interiore che indica nell'anima la via da perseguire. Ciò che conta è avvicinarsi nella via, poi tutto verrà da sé.